Salve a tutti, futuri birrificatori e non. È dal 2010 che faccio birra in casa. Quello che inizialmente era solo un semplice hobby si è trasformato in una vera e propria passione che sta svolgendo un ruolo determinante nella mia vita. Aprii questo canale per condividere le mie prime esperienze e i progressi fatti circa la birrificazione casalinga. Adesso come allora lo scopo del canale non è mutato. Fin dall'inizio mi sono sforzato di trasmettervi la mia passione in modo contagioso e divertente. Non credo di essere presuntuoso se vi dico con ferma convinzione che i miei sforzi hanno portato a dei lieti frutti. Difatti tanti di voi hanno iniziato a birrificare. Ho riscontrato ciò grazie al continuo e sempre crescente feedback proveniente da YouTube, Facebook e non solo. In realtà ci sarebbe anche qualcuno che vorrebbe tanto prendermi a calci in bocca. Sebbene sia passato a metodi di birrificazione più avanzati, ho deciso di realizzare questa nuova serie di video destinati a chi vuole iniziare a birrificare nel modo più semplice partendo da zero, e cioè da quelli che gergalmente vengono denominati kit, ovvero barattoli di mosto concentrato. Avendo accumulato un po' d'esperienza, questi nuovi video possono essere considerati una versione aggiornata e migliorata dei primi video che pubblicai molto tempo fa. Ho cercato di essere il più possibile conciso e al contempo esaustivo. Mi auguro che apprezziate il mio lavoro. È dal lontano 1995 che è possibile, legalmente intendo, birrificare nelle case degli italiani, anche se soltanto in questi ultimi anni il fenomeno dell'home brewing pare si stia diffondendo a macchia d'olio. Con esso anche l'apertura di microbirrifici, brewpub, beer shop, associazioni culturali e quant'altro. Ma perché fare birra in casa? Per diversi motivi. Io ad esempio mi diverto, soprattutto se la faccio in buona compagnia. Bere la propria birra poi determina una grande soddisfazione. La birra di qualità è un ingrediente che porta inevitabilmente alla socializzazione, all'aggregazione con altri esseri umani, e non vuol dire necessariamente ubriacarsi, come purtroppo molti pensano. La birra fatta in casa, artigianale, si distingue da gran parte delle birre industriali per molteplici fattori. La birra artigianale quasi sempre non è filtrata né pastorizzata. Inoltre, l'anidride carbonica che dà frizzantezza è prodotta naturalmente dai lieviti, quindi non è immessa artificialmente. Dunque essa preserva delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali che la possono rendere un prodotto unico e ricco, qualitativamente superiore a molte birre industriali. Ciò non toglie che vi possano capitare birre artigianali pessime o al contrario birre filtrate di pregevole fattura. Personalmente il motivo che mi spinge ad alimentare sempre di più questa passione è la consapevolezza di poter migliorare sempre di più le mie birre, mediante nuovi metodi, nuovi stili, nuovi ingredienti, nuove ricette. E credetemi, le variabili che possiamo mettere in gioco sono davvero tante, le combinazioni praticamente illimitate. Insomma, il mondo della birra artigianale è vastissimo. Moltissimi individui hanno iniziato a birrificare partendo dal metodo del kit, cioè utilizzando dei barattoli di mosto concentrato che spesso gli e-commerce specializzati chiamano malti pronti o malti preparati o ancora malti amaricati. Purtroppo spesso si fa molta confusione tra tutti questi termini. In realtà, per kit propriamente detto, non si intende il barattolo di mosto concentrato, bensì l'insieme di strumenti grazie ai quali è possibile iniziare a birrificare. Tuttavia, bene o male, tali strumenti potranno essere utilizzati anche se si adotteranno metodi di birrificazione più avanzati. Alcuni criticano chi decide di iniziare a birrificare in casa col metodo del kit, in quanto i risultati certo non saranno paragonabili a quelli ottenibili mediante il metodo E+G, estratto più grani, né tantomeno all grain, tutto grani. Ma secondo me il metodo del kit è un buon punto di partenza, grazie al quale possiamo accumulare un po' d'esperienza e ci permette di ottenere, con qualche accorgimento, delle birre che possono competere e, perché no, superare qualitativamente molte delle birre industriali. Se invece siete dei temerari e volete subito puntare in alto, vi consiglio di vedere i video che ho realizzato su E+G e All Grain, anche solo per farvi un'idea delle differenze tra i vari metodi e sull'attrezzatura necessaria in aggiunta al kit. Personalmente vi dico che se non fosse esistito il kit, all'epoca non credo che avrei mai iniziato a birrificare. Per ora mi fermo qui, nel prossimo video vi mostrerò il mio kit e gli strumenti che lo compongono. Dopodiché si passerà alla preparazione della nostra prima birra.
Ciao! Salute a tutti voi, salute a tutti voi futuri verificatori, salve a tutti verificatori, salve a tutti futuri verificatori e non. Difatti, chiudi bene, chiudi la porta. E credetemi, se invece siete dei temerari, se invece siete dei temerari, personalmente vi dico che se no, e ora mi fermo qui, per ora mi fermo qui, ciao.